Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio una riflessione. Ho osservato, come potete osservare, è cambiato il modo, poi vabbè dipende dalle zone, perché ci sono zone dove probabilmente ci sono ancora persone che si occupano di determinati lavori e ci sono altre zone dove questo qua è più accentuato, questo aspetto. Vi porto l'esempio, diciamo, oggi parlo della specializzazione e vi porto l'esempio della specializzazione che è avvenuta in campo edile e in campo idraulico oppure lavoretti di casa, insomma. Praticamente ci sono molte zone d'Italia dove tu vuoi fare un lavoro a casa, fai fatica a trovare una persona che ti faccia il lavoro, devi andare magari da un amico che faceva quel lavoro lì e chiedergli se per cortesia ti viene a mettere a posto magari la tapparella piuttosto che il rubinetto che non funziona, che perde, o il bagno che si è intasato. Ecco, magari già per dire l'esempio del bagno intasato, un idraulico fa fatica a venire fuori perché ha magari lavori impiantistica, lavori più grossi e deve rinunciare ai piccoli lavoretti dove dice, poi dice alla fine cosa ti domando, questo è il punto, no? E poi si fa il confronto. Allora io dico, anche lì si è andati verso una specializzazione di dire ok, certi lavori li faccio, certi lavori non li faccio. La specializzazione, questa è la specializzazione, no? Specializzarsi su un qualcosa, divenire specializzato, non so, nelle caldaie, e io faccio solo caldaie, oppure faccio solo impianti, il resto non faccio. Sta avvenendo la stessa cosa nel mondo del tatuaggio, ma anche nella medicina, anche insomma in altri settori. Questa atomizzazione, specializzazione. Quindi si diventa bravi a fare un qualcosa, ma è solo quel qualcosa lì che vai a fare. Il resto lo trascuri. Non sei più a 360 gradi completo, ma sei limitato a una fetta, perché si presume che lavorando in questo modo tu raggiungi l'eccellenza. Non sono d'accordo su questa cosa, perché secondo me ci sono due problemi di questo fatto. Sì, puoi sicuramente migliorare e raggiungere un certo grado di miglioria. Non sono sicuro che sta registrando. Sì, puoi raggiungere un certo grado di miglioria, ma ti perdi la possibilità di crescita, di lavorare con altri stili. Perché anche un tatuaggio piccolo ti insegna qualcosa. Ti insegna sicuramente qualcosa un tatuaggio piccolo. O uno stile diverso dal tuo, ti insegna qualcosa. Facendolo cresci. È facendo che si cresce. La teoria non vale niente se non c'è la pratica. Quindi io dico che allora per me l'importante è essere completi a 360 gradi, avere uno stile di punta, ma non sono d'accordo con la specializzazione totale, proprio quella che fai solo uno stile e trascuri il resto, perché so che molti ormai sono andati in quella direzione lì, cioè non si fa altro che quello che è il mio stile, cioè la mia firma, tra virgolette, no? Beh, io non sono d'accordo. Per me il tatuatore deve essere completo e tatuare a 360 gradi. Se ti capita il tribale, fai il tribale, se ti capita il new school, fai il new school, fai quello che ti capita. Fai di tutto, avendo una predilezione per uno stile. Per me è così. Per me è così e allora vai a fare due cose. Mantieni la capacità di fare di tutto, che sicuramente il mercato tra un po' avrà carenza di persone che saranno in grado di fare di tutto, questo sicuramente, questo è certo, perché stanno andando tutti lì, tutti vogliono avere lo stile di punta, tutti vogliono avere la loro firma, con enormi problemi, perché parliamoci chiaro, tranne quelli che sono riusciti a farlo diventare lo stile di punta con un certo gradimento, molti hanno grosse difficoltà perché solo con quello stile lì fai fatica a lavorare tutti i giorni,
perché nella tua zona probabilmente non è che tutti vogliono tatuarsi in quello stile. Dici, allora magari sei costretto a spostarti, allora magari sei costretto a fare dei guest. Io sono più per il tatuatore completo, anche perché c'è modo di crescere, c'è modo di ampliare la clientela, c'è modo di mantenere una clientela più ampia, più variegata. Certo, oggi con gli studi, con tanti tatuatori, ognuno fa uno stile e diventa un problema, perché ognuno fa lo stile, se capita lo stile che fa quell'altro tu non lo puoi fare, questo è certo. E quindi la specializzazione, ma diventa più un qualcosa di macchinoso, meno variegato, meno stimolante perché è bello anche il fatto appunto di poter variare, c'è modo di crescita. Poi logicamente ci saranno degli stili che preferisci non fare perché sai che non ce li hai nelle corde, quello sicuramente, però mantenere la possibilità di fare più stili, secondo me è la cosa giusta. Quindi spaziare, facendo altro cresco e do modo alla mia clientela di alimentare un mercato vario, meno settarico e limitato, e ti dà completezza. La tua sfera, la tua zona comfort si amplifica maggiormente. Poi potrai vedere appunto di togliere qualche cosa che proprio magari vedi che non sei in grado di farla a un certo livello, allora la elimini, quello sì, quello non è un problema, però manterrai magari altro. Sicuramente il commerciale va mantenuto, per me è la scelta giusta per uno che ha davanti ancora anni e anni di tatuaggi, è mantenere quantomeno il commerciale. Il commerciale è fondamentale. Quando fai walk-in cosa fai? Guardi gli altri che tatuano, fai anche tu walk-in, tatui i piccolini, tatui la scrittina, tatui le cose piccole, anche perché dalle cose piccole poi, come ripeto, si apprende anche dal piccolo, si tiene allenato, va bene. Bene ragazzi, vi ho dato questo spunto di riflessione, adesso vi faccio passare sul subscribe e col numero di telefono del cellulare, se avete contatto, se vi serve un contatto che volete contattarmi, Luca Retta Studio, vi faccio vedere il logo e il sito internet www.lucaret.com. Torniamo sull'inquadratura dove facciamo i saluti. Un caro saluto ragazzi, al prossimo video, ciao.